Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video del calendario. Oggi, come vedete qua, alle mie spalle, Zero Motorcycle SRF. L'ho tenuta una settimana e adesso vi vado a spiegare le specifiche della moto, i pro e i contro. Zero Motorcycle SRF è come parlare di Tesla a due ruote, anche lei americana come la Tesla, anche lei è elettrica e anche lei ha una potenza esagerata. Motore centrale da 82 kW che sviluppa 110 cavalli con 190 Nm di coppia, una cosa veramente, credetemi, esagerata e si sente tutto. Motore, come dicevo, un bello sberlone che vedete qua, raffreddato ad aria con trasmissione a cinghia che va sulla ruota posteriore. Poi vi faccio vedere il lato opposto. Molto bello il forcellone, come vedete, disegnato appositamente anche per contenere questo motore, pompa e pinza radiale della Jiaoyuan, come vedete qua, ditta spagnola, stata acquisita da poco dalla Brembo, 4 pistoncini, doppio freno a disco anteriore da 320 mm, freno posteriore a pedale come una vera moto con un disco da 240 mm, pinza flottante mono pistone, sospensioni anteriori e posteriori della Showa, oltretutto con, come vedete, il serbatoio esterno. Si possono regolare in tutti i modi: precarico, smorzamento, compressione e più che ne ha e chi più ne mette, quindi possiamo veramente adattarcela in tutti i modi. Vi ricordo che per questa moto ci va la patente A perché comunque è una potenza esagerata e quindi solo con la patente A possiamo guidarla. Pacco batterie da 14,4 kW. Poi vi spiego bene un attimo nello specifico. Caricatore, in questo caso ci sono due versioni, abbiamo la standard, che è questa qua, e la premium. La premium ha le manopole riscaldate e 6 kW di caricatore. In questo caso sono 3 kW di caricatore che sono situati qua. Qua abbiamo una plastica dove si può rompere una lettina e mettere l'altro caricatore da 3 kW affiancato qua, quindi avremo una carica da 6 kW. Cosa vuol dire? Che in 3 kW la nostra carica sarà di circa 4 ore e mezzo, dal 0,95%. Se mettiamo 6 kW, quindi 3 e 3, dimezziamo la carica sempre al 95%. Abbiamo la possibilità di arrivare a fare 3, 6, 9 o 12 kW. 12 kW ovviamente carica in un'ora e mezza circa. E cosa succede? Mettendo il caricatore da 12 kW ci occupa lo spazio che abbiamo qua dentro e quindi non possiamo più usufruire del vano che c'è, che dopo vi faccio vedere. Stessa cosa se noi mettiamo una batteria aggiuntiva. Mettendo una batteria aggiuntiva ci occupa lo spazio, non possiamo abbinare la batteria, il power tank e il caricatore da 12 kW perché non ci stanno, quindi la configurazione massima credo che sia 3 e 3,6 e il power tank per avere più batteria e la ricarica maggiore. Ok, spero di non aver detto una stupidaggine, ma dovrebbe essere così. Ok, quindi vi ho detto i tempi della ricarica. Ora vi dico l'autonomia stimata in città la danno configurazione standard con 14,4 di kW batteria a 259 km. Ovviamente scende man mano che andiamo sempre più veloce, ma devo dire che comunque i nostri 100 km e più li facciamo sempre tranquillamente. Frenata non solo meccanica tramite pinze e pastiglie, ma anche elettrica, nel senso che quando noi lasciamo l'acceleratore abbiamo una frenata rigenerativa e si sente. Cosa regolabile? Questa frenata possiamo regolarla dallo strumento, ma viene ancora meglio dall'app possiamo veramente personalizzare al massimo come ci piace a noi tutta la moto, trazione, potenza, rigenerativa, chi più ne ha chi più ne mette. Possiamo vedere la ricarica, possiamo vedere dov'è, ci dà una notifica se viene manomessa o viene toccata, tipo antifurto.
Ricarica molto semplice, apriamo questo sportellino, Menekes tipo 2, la stessa che usa l'auto elettrica, e possiamo collegarla tranquillamente dalla colonnina o una wall box, oppure se ci serve prendiamo il cavo per l'asciugo da casa a Menekes per poterla caricare. In questo caso noi col cavo di casa possiamo regolare l'amperaggio per evitare che ci salta la corrente se non abbiamo un contatore adeguato, cosa che invece alla colonnina o wall box possiamo tranquillamente caricarla alla massima potenza. Fari anteriore e posteriore a LED con scotto TFT a colori, veramente molto ben visibile sia di giorno che di notte, perché ha il sensore adattivo, quindi in base alla luce lui si regola, cosa che noi possiamo regolare sempre luminoso o meno luminoso, quindi possiamo mettere la luminosità che vogliamo, ma possiamo anche metterla in automatico, cosa che io ho lasciato così. Peso della moto, siamo sui 220 kg, ma devo dire che non si sentono per niente. Quando ci sediamo sopra sentiamo che il baricentro è veramente basso, sembra come una moto normale, perché comunque il motore di una moto all'incirca è comunque qua, quindi non è che c'è tutta questa grandissima differenza, ve lo assicuro. E io vi dico, l'ho presa la prima volta e l'ho guidata da Dio, nel senso che sembrava proprio la mia. Non ho avuto nessun tentennamento nell'accelerazione, nella frenata, nelle curve. Mi piace veramente un sacco, anche perché è dotata delle Pirelli Diablo 3, rosso Diablo 3, e non solo, ha un copertone come vedete da 180 e 120 anteriore, cosa che comunque la rende sicura nelle curve. Infatti se noi ci sediamo sopra, adesso vi faccio vedere, oltretutto l'altezza sella, come vedete io non sono tantissimo alto, sono 1,70 e poco più, devo dire che la gamba non ce l'ho tutta lunga, è ancora un po' piegata, quindi abbiamo la moto in sicurezza, come vedete siamo tranquilli che la possiamo tenere senza che abbiamo paura di farla cadere. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il freno posteriore, è situato in una posizione ideale e vi spiego perché. Una volta che noi andiamo in moto non ha la leva troppo su che dobbiamo spostare il piede o alzarlo. Se voi notate, andando in moto normalmente va a finire giusto il piede appoggiato sopra, noi servirà solo il modo per schiacciarla, ma ha il piede a riposo che è fatta giusta per l'altezza, vedete, così non dobbiamo spostarlo, alzarlo, è fatta proprio bene. Devo dire che questa è una gran cosa, anche se io vi dico forse di usare tutte queste qua, ormai la preferisco qua a leva, ed è una cosa che comunque solitamente faccio se ho un mezzo che acquisto e non ce l'ha a piede. Ok, altra cosa, abbiamo qua una serratura dove abbiamo un piccolo pozzetto che adesso poi vi farò vedere. Ragazzi, dopo tutto questo spiegone, dopo avervi fatto vedere l'illuminazione notturna, un pezzo di accelerazione, la strada di giorno, insomma devo dire che questa moto a me personalmente ha convinto tanto. È una moto cara perché costa da 21.000 a 23.000 in base all'allestimento che prendiamo, ma devo dire che sono soldi veramente ben spesi, perché comunque li vale tutti perché la componentistica è di qualità, si vede, si sente, come le sospensioni che tranquillamente possiamo prendere, qualsiasi buco, qualsiasi cosa, si comportano sempre in maniera ottimale come i freni, ottimale come il motore, sempre pronto. Quando acceleriamo, ragazzi, scarica una potenza veramente esagerata, 190 Nm, come c'è scritto addirittura più di una superbike, e vi assicuro che in modalità sport, trazione sport, dobbiamo tenere bene saldo e manubrio, perché se no ci stacca i polsi. Se uno non è abituato, che la usa la prima volta, credetemi che è una potenza veramente esagerata. Questi 82 kW si sentono e come. Le uniche pecche che ho trovato, come dicevo prima, il pro e il contro, una cifra così diciamo non abbordabile per tutti. Non capisco perché hanno messo le frecce a incandescenza. Abbiamo 4 lampadine arancioni come si usava una volta, per carità non è che sono sempre accese, consumano poco anche quando svoltiamo, ma all'occhio, vedendo un faro LED così tutto bello, non capisco perché abbiano messo questa cosa qua. Un'altra cosa che non capisco, una moto ormai di un certo peso, di una certa potenza, che se noi la vediamo è come una moto termica normale, siccome non ha il cambio come delle moto termiche,
un freno a mano con un aggancio qua, come avevate visto su quello lì bianco, l'avrei messo, costa poco e secondo me in una situazione dove necessita mettere un freno aiuta. Altra piccola pecca critica, diciamo così, non capisco perché con un nottolino che abbiamo qua, che ovviamente bastava uno scatto in più per girare con uno scatto e aprire qua come un po' la sella di uno scooter, per dirvi, hanno messo un altro nottolino dove aprire questo sportello. Questo proprio non riesco a capire la necessità, non riesco proprio a capire il motivo di questa cosa, quando bastava qua avere la chiave con un giro in più e si apriva questo. Vabbè, tolto queste piccole cose che uno se le modifica, cambia le frecce, si può mettere magari il freno a mano e perché no elettrico, l'apertura del serbatoio, devo dire che la moto io la comprerei a occhi chiusi. Ragazzi, partiamo frontalmente. Ecco qua, ve la faccio vedere una panoramica. La grossa batteria è situata sotto, ma devo dire che veramente non si sente. Il grandissimo monoammortizzatore della Showa, bellissimo il forcellone, i dischi dorati, adesso un po' sporca, copertone della Diablo rosso 3 180, fanale posteriore a LED, come dicevo prima, vedete frecce discutibili così con lampadina a incandescenza, comoda anche in due, devo dire che comoda, si può aprire mettendo la chiave qui da questa parte qua, vediamo l'altro nottolino per aprire il vano che adesso vi faccio vedere, e possiamo aprire qua senza chiave e senza niente, tirando qua a una calamita, vedete che ha il vano qui della ricarica, scusatemi, ecco qua il Mennekes tipo 2, cosa molto bella perché quando noi mettiamo sblocca, così uno non può togliercela. Ok, poi apriamo quel vano, ecco qua c'è un vano che devo dire è abbastanza capiente, come vi dicevo prima, se non abbiamo nulla, batteria aggiuntiva oppure caricatore, come vedete c'è un bello spazio. Qua abbiamo la presa della diagnosi e qua abbiamo due USB. Sotto la sella vedete che c'è proprio un piccolissimo vano per mettere proprio qualcosina, ma veramente poco, ma comunque esiste anche quello.